E se vi dicessi che oggi un binocolo da meno di 600 euro può veramente mettere in difficoltà strumenti che costano 3 volte tanto, che cosa mi direste? Buongiorno a tutti, io sono Piergiovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici e digitali dal 1997. Oggi vi porterò qui con me sul campo per scoprire il nuovo Oberwerk Sport Apo 10x40, un binocolo che sinceramente, ragazzi, mi ha sorpreso molto più di quanto mi aspettassi. Come sempre, ragazzi, su binomania.it trovate già la recensione completa e approfondita, con poi tutti i test tecnici, confronti sul campo e anche varie immagini che ho scattato nel corso di questi giorni. Adesso però direi di mettervi comodi, perché subito dopo la breve sigla iniziamo questa nuovissima recensione. La serie Sport Apo comprende anche i modelli 6,5x32, 8x32, 10x32 e 8,5x40, quindi questa è una gamma molto completa, pensata sia per il naturalista sia per chi desidera un binocolo compatto ma valido anche nell'uso astronomico. Questo 10x40 però ha una particolarità: è l'unico di tutta la serie a avere ben 2 lenti ED FK61 all'interno di ogni tubo ottico. La prima cosa che mi ha colpito appena preso in mano è stata la compattezza, grazie allo scafo in lega di magnesio. Questo 10x40 pesa circa 685 grammi. Il design è classico, con ponte centrale, grande manopola di messa a fuoco e ghiera diottrica integrata. La messa a fuoco poi mi è piaciuta parecchio perché è risultata fluida, comunque precisa e utilizzabile senza problemi anche con i guanti invernali o quelli da tiro. Anche l'ergonomia generale vi devo dire che è molto riuscita, perché il bilanciamento verso gli oculari va a ridurre parecchio l'affaticamento e l'armatura grigia inoltre, oltre a essere elegante, offre comunque un ottimo grip. Personalmente preferisco questo grigio classico rispetto al verde militare, perché forse si adatta meglio sia agli ambienti boschivi sia a quelli rocciosi. Molto buona poi mi è anche parsa la costruzione interna dei tubi ottici. Abbiamo un annerimento efficace, dei diaframmi ben realizzati e soprattutto una sensazione generale che sinceramente mi ha stupito. Passiamo adesso alla parte più interessante, ossia l'ottica. Questo Oberwerk Sport Apo 10x40, come vi ho anticipato, utilizza uno schema che è composto da 10 elementi in 8 gruppi ed è l'unico modello, almeno attualmente, della serie Sport Apo a utilizzare un doppio elemento ED per ogni tubo ottico. Quindi abbiamo 2 lenti FK61. Il risultato sul campo secondo me è stato sinceramente sorprendente, perché le immagini, come state vedendo, sono nitide, ben contrastate e con una resa cromatica veramente neutra, simile a quella di un prodotto che utilizza ad esempio vetri FCD100 o fluorite minerale, e allineato con prodotti, diciamo così, molto blasonati. Anche la luminosità dichiarata elevata e sinceramente, dopo le mie prove pratiche, non faccio fatica a credere alla trasmissione luminosa del 92%. Gli obiettivi sono leggermente incassati nei tubi ottici, circa 6 mm, e questa secondo me è una soluzione molto semplice ma utile sia per limitare la luce parassita sia per proteggere comunque le lenti frontali. Molto interessanti, ragazzi, anche gli oculari. È stata utilizzata una lente di campo di quasi 25 mm. Questo, oltre a migliorare l'esperienza osservativa, riduce parecchio la tendenza all'appannamento in inverno e rende più semplice anche la pulizia delle lenti.
Nonostante questo, gli oculari comunque restano abbastanza compatti e sono molto comodi anche per chi come me non ha purtroppo una distanza interpupillare molto larga. Gli oculari inoltre utilizzano una lente asferica al loro interno e questo contribuisce a produrre un campo piatto fino ai bordi. Infatti durante le prove, come state vedendo, il livello di correzione periferica è molto valido. Se ogni tanto notate delle differenze dal campo destro al sinistro, purtroppo è un mio problema dovuto all'inquadratura con l'iPhone, perché non avevo un adattatore specifico. Le conchiglie oculari invece sono morbide e abbastanza confortevoli, anche se i click stop non sono particolarmente netti, però avete la possibilità di utilizzarlo in varie posizioni. Per quanto riguarda invece i prismi, troviamo dei prismi a tetto HBH7 GT con trattamento dielettrico e trattamento di fase. La pupilla di uscita di 4 mm è perfettamente circolare, il diaframma di campo è molto netto e i riflessi interni sono ben controllati per essere un grandangolare. Per ciò che concerne invece i rivestimenti ottici, Oberwerk dichiara trattamenti multistrato su tutte le superfici, aria, vetro, trattamento di fase come vi ho detto sui prismi e trattamento dielettrico ad alta riflettività. Infatti anche effettuando il test della riflessione sul volto il risultato è stato molto buono, riflettendomi negli obiettivi infatti vedevo pochissimi dettagli del mio viso. Questo è un segno di trattamenti antiriflesso molto efficaci. Molto utile anche il trattamento idrofobico esterno sulle lenti degli oculari e degli obiettivi, che va a facilitare lo scorrimento dell'acqua e limita lo sporco e facilita la pulizia ad esempio delle impronte. Passando invece alla gestione della luce diffusa, ho effettuato parecchi confronti diretti con alcuni binocoli. Nelle condizioni più critiche, ad esempio con il sole appena fuori dal campo visivo, questo Oberwerk mostra una quantità leggermente superiore di luce diffusa rispetto a un top di gamma tedesco. Ma voglio essere comunque molto chiaro ragazzi, perché questo è un comportamento che ho visto anche su binocoli al top della gamma, molto più costosi. E qui adesso arriviamo forse all'aspetto infatti che più mi ha stupito, ossia la gestione delle aberrazioni cromatiche e geometriche. Secondo me questo infatti è uno dei binocoli più corretti otticamente che io abbia provato in questa fascia di prezzo. L'aberrazione cromatica in asse infatti è praticamente assente, anche osservando rami in controluce e superfici riflettenti o soggetti molto contrastati. Ricordatevi ad esempio che un iPhone fa percepire maggior cromatismo residuo per il suo sensore, guardatevi queste immagini. E anche ai bordi compare soltanto un leggerissimo cromatismo laterale, verde-violetto, ma nelle situazioni più estreme, perché nelle situazioni pratiche è difficile veramente osservarlo. Anche il campo piatto mi ha impressionato in questa fascia, perché l'immagine diurna resta nitida e ben corretta praticamente fino al bordo. Credo che questo sia uno dei migliori campi, chiamiamoli flat field, disponibili oggi in questa fascia di prezzo e anche in fasce di prezzo superiori. Molto contenuta anche la distorsione angolare. Durante il panning però non ho percepito particolari effetti di palla rotolante e nell'uso astronomico il comportamento è stato sorprendente. Riutilizzo ancora questo aggettivo perché le stelle rimangono puntiformi fino a circa il 93-94% dal campo di vista, con un solo lieve degrado vicino ai bordi estremi dovuto a un po' di coma e astigmatismo che si nota soprattutto su stelle molto luminose. Quindi considerando prezzo, campo visivo e livello generale di correzione ottica, il risultato ottenuto da Oberwerk è sinceramente incredibile in questa fascia di prezzo, soprattutto calcolando che è molto leggero. Passiamo adesso all'utilizzo pratico sul campo. Allora, la prima cosa che ho apprezzato tantissimo è stata la compattezza, perché io utilizzo abitualmente binocoli anche molto pesanti, superiori a volte anche il chilo, vedi ad esempio il Genesis della Kowa oppure il Canon 10x42, quindi non ho particolari problemi sotto questo aspetto, però
devo ammettere che avere una qualità ottica simile, in un prezzo simile e in un corpo così leggero cambia veramente l'esperienza di utilizzo. Inoltre, lo ripeto, ben bilanciato verso gli oculari, la messa a fuoco mi è parsa fluida e soprattutto il doppio elemento ID consente un contenimento del cromatismo residuo davvero eccellente. Un'altra cosa che ho apprezzato particolarmente è la sensazione di tridimensionalità. Infatti a breve e medio distanza questo forse grande campo apparente va a amplificare molto bene la percezione dei piani, similmente a quanto vedo utilizzando un binocolo con prismi di Porro, e questo rende l'osservazione veramente immersiva. Parlando invece di osservazione pratica come il birdwatching, ho utilizzato l'Oberwerk in varie condizioni, anche sotto la pioggia e in giornate come oggi che non sono particolarmente favorevoli. L'immagine è molto brillante, contrastata e rilassante da utilizzare, insomma da guardarci dentro, grazie anche al campo corretto, fino ai bordi, soprattutto di giorno. Anche osservando rapaci in forte controluce il comportamento è stato eccellente. Il cromatismo residuo, se ormai non l'avete capito, resta molto ben controllato anche sui soggetti più difficili, e la stessa cosa vale anche per la vifauna acquatica, anche osservando in condizioni di luce molto critica. E vedrete proprio nella video recensione quindi alcune riprese controluce che mi hanno sinceramente stupito per pulizia dell'immagine e controllo delle aberrazioni. Anche nell'osservazione del paesaggio mi ha stupito, perché il grande campo apparente superiore ai 74 gradi regala una sensazione di immersione veramente molto piacevole, mentre la correzione periferica comunque mantiene l'immagine, ad esempio qua dietro delle Alpi, nitida praticamente fino ai bordi. Anche nella osservazione crepuscolare il comportamento è stato molto convincente, perché la combinazione tra alta trasmissione luminosa, un ottimo comunque contrasto in quelle condizioni e una buona nitidezza hanno permesso di ottenere delle immagini di caprioli che ho giudicato comunque luminose, anche nelle ultime fasi della giornata. Sarei curiosissimo di provare l'8,5x40 della stessa serie e sinceramente mi piacerebbe moltissimo vedere in futuro un eventuale sport-apo con diametro superiore, che ne so, un 50, un 56. Ma è poi, ragazzi, nell'uso astronomico che questo Oberwerk mi ha veramente entusiasmato, pur essendo un 40 mm. Allora, partiamo subito da Venere. Ho osservato al centro del campo il pianeta, quando ancora non ha problemi con la dispersione atmosferica, mostra praticamente alcun cromatismo percepibile e la sensazione generale, ingrandimenti a parte perché è un 10, ricorda quasi quella di un piccolo rifrattore apocromatico utilizzato a bassi ingrandimenti. Molto bella anche la luce, anche la resa sulla Luna durante una sessione effettuata poche ore prima dell'alba, perché purtroppo attualmente la lunazione prevede di alzarsi molto presto. Ho osservato mari e crateri che apparivano come nitidi e contrastati. Il cromatismo residuo c'è soltanto e leggero sul bordo lunare, ma compare poi in realtà spostando la Luna leggermente fuori dall'asse, mentre al centro personalmente non sono riuscito a trovare problemi evidenti. Anche le stelle sono molto puntiformi e luminose e anche con colori comunque che appaiono fedeli limitatamente a quanti colori possono mostrare un 40 mm. Il fondo cielo mi è apparso decisamente più contrastato rispetto a quelli di binocoli molto economici che ho qui a casa, e la resa ai bordi è ottima, perché sulle stelle più deboli non noto particolari degradi, praticamente io direi che è utilizzabile fino al 95% del campo di vista. Solo sulle stelle più luminose si evidenzia un po' di coma e un po' di astigmatismo, soprattutto poi aumenta spostandosi vicino al bordo estremi. Comunque vi confermo che seppur il diametro non sia da binocolo astronomico, qualora dopo magari una giornata in montagna la sera voleste concedervi un'osservazione del cielo, rimarreste senz'altro molto soddisfatti. Direi adesso di parlare dei pregi e dei difetti. Allora, innanzitutto tra i pregi metto senza ombra di dubbio il rapporto qualità-prezzo, perché reputo semplicemente eccezionale.
il contenimento e l'aberrazione cromatica a livello di strumenti molto più costosi. Mi ha impressionato anche il campo piatto estremamente corretto fino al bordo nell'uso diurno, insieme comunque a un grande campo apparente che rende l'osservazione molto immersiva. Ottima anche la trasmissione luminosa, almeno per le prove che ho potuto fare, perché le immagini mi sono apparse brillanti, contrastate e, ve lo ripeto, con colori molto fedeli. Aggiungo inoltre il peso contenuto, perché ha un'ottima compattezza, come vedete, una buona ergonomia generale e prestazioni comunque anche astronomiche, diciamo così, al bordo sorprendenti per un 10x40 a tetto in questa fascia di prezzo. Tra i difetti potrei segnalare una leggera quantità di luce diffusa nelle condizioni più critiche di controluce, ma è un grandangolare, e con il sole appena fuori dal campo. Le conchiglie oculari potrebbero essere migliorate nel sistema Quick Stop e non sono estraibili, ma ragazzi non si può avere tutto, e avrei preferito personalmente una ghiera diottrica leggermente più grande. L'accessoristica è essenziale, un po' spartana, ma detto questo, devo dirvi che arrivato alla conclusione di questa lunga e spero esaustiva prova sul campo, posso confermarvi che l'Oberwerk Sport Apo 10x40 è stato una delle sorprese più interessanti degli ultimi anni. E attenzione, non sto dicendo che sia buono per il prezzo, sto dicendo che in molte situazioni reali riesce davvero ad avvicinarsi a prodotti appartenenti a categorie economiche decisamente superiori. Il contenimento del cromatismo, la qualità del campo corretto, la trasmissione luminosa, il peso ridotto e la resa generale dell'immagine sono elementi che sinceramente non mi aspettavo a circa 599 euro, 600 euro. Naturalmente i top di gamma mantengono ancora qualche vantaggio, più che altro sotto aspetti specifici come ad esempio nella gestione assoluta del controluce, ma non tutti i modelli, nelle finiture meccaniche più pregiate, nell'accessoristica. Ma il divario reale sul campo devo dirvi che da oggi è ancora molto più piccolo di quanti molti appassionati potrebbero immaginare, e secondo me è proprio questo il punto più importante, perché l'Oberwerk Sport Apo 10x40 ha creato un nuovo riferimento nella sua fascia di prezzo. Posso fare benissimo i nomi, si scontra contro lo Scarover Banner Cloud, ma beneficia di una maggior compattezza, di una maggior leggerezza. Quindi il mio consiglio è semplice: se non mi credete e se avete la possibilità, andate da Artesky e provatelo. Un grande ringraziamento va anche a Luca Seviso di Artesky per avermi affidato il prodotto appena arrivato in Italia, lasciandomi come sempre in totale libertà di esprimere le mie impressioni personali da giornalista indipendente. Ringrazio inoltre Kevin e David Buzarov di Oberwerk per tutte le preziose informazioni tecniche condivise nel corso della genesi di questo binocolo degli ultimi mesi. E infine vi ricordo che per gli abbonati di Binomania Inside è già stato pubblicato in concerto con questo video un approfondimento ancora più dettagliato con confronti diretti contro altri binocoli che avevo in casa, dallo Zeiss Victory al Canon 10x42 a un Vortex 10x42. Io per oggi termino, vi saluto, ci vediamo come sempre su binomania.it, dove troverete ormai 1600 recensioni e oltre di binocoli, telescopi astronomici, spot and scope e tanto altro ancora. Sul gruppo Facebook tutto, ma proprio tutto, sui binocoli e sul forum di Binomania. Vi ricordo che sul sito di Artesky è possibile acquistare direttamente già questo binocolo ed altri formati Sport Apo che sono arrivati al distributore italiano. Un carissimo saluto a tutti voi da Pier Giovanni Sanimbeni. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata.